Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feral o se preferite Meloki. In questo breve video di aggiornamento vorrei commentare la curiosa scoperta fatta solo recentemente da alcuni utenti e giocatori di Final Fantasy XV Pocket Edition. Pare che in questa versione del gioco, durante l'ultima fase dello scontro finale con Ardyn, quest'ultimo e Noctis abbiano ottenuto linee di dialogo aggiuntive che approfondiscono i punti di vista dei due uomini sul cristallo, sulla profezia e sull'attuale condizione di Ardyn. Prima di tutto voglio ringraziare Mateyami per aver portato alla mia attenzione questo dialogo e per avermi permesso di usare la sua clip dello scontro per mostrarvela, oltre ovviamente a tutta la community appassionata che, a distanza di un anno, è ancora emozionata e piena di supporto per il gioco. Vi mostrerò adesso la clip completa dello scontro per poi commentarla rapidamente. A war of attrition, then. The kings of yore are on hand, calling you forth to oblivion. Even with the dawn to break now, it would only bring the horrors to light. The truth offers only despair. Yet the people will live on. You know those kings will not protect you. I know. I am the protector. The crystal uses you, drains you of life. It plays you all for fools. I accept it, if it means driving out the darkness. You should all thank me. In the dark, you would know peace. I will drag you from that darkness, out of solitude, out of emptiness. Will you? You are a slave to the dark. Until you are free, you suffer alone. Return as you were, a kind and noble king. You claim to know me. You fancy yourself benevolent and worthy. Yet when your father died, you were off playing with your friends. When your beloved died, you lay watching, powerless to stop it. And now you dare speak down to me. You think 10 years is a long time? It is nothing to me. I have lived in darkness for ages. Have you made your peace, King? If darkness shall die, so shall you. Curse you, kings, and your iniquitous crystal. Vengeance was to at last be mine. If not for you, I hate you with all my being. So, that is how you would end it. Now it is over, Majesty. What will you do? Banish the demons and bring peace? Erase me from history once more? This time, you can rest in peace. Close your eyes. Forevermore. I will await you in the beyond. Per non allungare troppo questo video non farò una comparazione con il dialogo originale, che può comunque essere recuperato facilmente su internet. La prima cosa interessante è come il dialogo non sia stato modificato e o ridotto per adattarsi alla versione portatile di Final Fantasy XV. Sono state invece aggiunte intere linee di dialogo che si integrano a quelle preesistenti. Questa cosa è molto strana se pensiamo che sarebbe stato normale il contrario, ovvero che combattimenti e conversazioni fossero stati accorciati. Altro elemento importante da considerare è che le voci della Pocket Edition sono prese direttamente dal gioco originale e quindi i doppiatori originali sono stati convocati per recitare le frasi aggiuntive. Essendo stati aggiunti numerosi banter fra i protagonisti con la recente patch 1.21, non mi stupirei se la Royal Edition aggiungesse a sua volta anche dialoghi nello scontro finale. La speranza ovviamente è che sia migliorato anche lo scontro, magari con nuovi attacchi di Ardyn,
ma personalmente ci spero poco. Quel che è certo è che al momento la Pocket Edition, che ricordo essere a tutti gli effetti la versione vanilla del gioco, senza quindi le patch narrative gratuite e i contenuti aggiuntivi a pagamento, ha dei dialoghi extra durante lo scontro finale, dialoghi registrati con doppiatori e qualità audio del gioco principale e che quindi sarebbe sciocco perdere e non inserire anche nella Royal Edition. Per quanto riguarda il soggetto del discorso, in realtà c'è poco di rivoluzionario. Almeno abbiamo conferma che Noctis ha davvero sentito cosa gli ha detto Hardin durante il capitolo 13. Scherzi a parte, il grande limite del capitolo finale di gioco è sempre stata la totale mancanza di interazione fra Noctis e l'antagonista, che non affrontano mai l'argomento cristallo e profezia, e non c'è mai uno scambio di battute, mai uno scontro di opinioni, ma adesso non più. Queste frasi approfondiscono abbastanza i due punti di vista e danno maggiore spessore al carattere di ciascun personaggio. Hardin è accecato dall'odio, gettata la maschera di freddo cinismo si rivela un personaggio pieno di rabbia e molto emotivo. Noctis al contrario conferma la sua crescita e maturazione e come di fatto non lo odi, nonostante tutto quello che ha causato a lui, alle persone da lui amate e al suo mondo. È un uomo adulto, un vero re, che non cede alle provocazioni e vuole solo farla finita con la guerra e la devastazione. Compiere il suo dovere è, in un certo senso, anche salvare Hardin dalla sua condizione di eterna sofferenza. La cosa che mi è piaciuta più di tutte è come Noctis non nasconda di sapere che è solo uno strumento per la salvezza del mondo. Non si sente fortunato a fare quello che fa, semplicemente si comporta come un vero re, accettando le conseguenze senza mai guardarsi indietro. Noct, you are king. One cannot lead by standing still. A king pushes onward, always, accepting the consequences and never looking back. Il sacrificio di ogni cosa, anche di se stesso, è il motivo per cui è nato e per il quale morirà. Non mi dilungo ulteriormente su questi dialoghi, visto che l'ultimo episodio della mia serie dedicata alla lore di Final Fantasy XV esporrà in modo estremamente esteso il rapporto tra Noctis e Hardin, le loro similitudini e differenze. Posso solo dire già da ora che sono veramente contenta di queste linee di dialogo extra e spero davvero di vederle inserite nel Royal Pack. Sono molto intense e perfettamente coerenti coi personaggi, il che mi fa ben sperare sul contenuto complessivo di questa espansione e del, al momento non ancora annunciato, secondo Season Pass. Square Enix sembra avere le idee chiare e io con loro. Non vedo l'ora di pubblicare il secondo video della serie appena avrò giocato il Royal Pack, che mi dovrà dare alcune conferme o smentite su un paio di punti. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, se avete trovato piacevoli e interessanti queste nuove frasi e se credete che verranno inserite nella Royal Edition. Ciò detto, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link a Ko-fi, un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè, o più di uno, sia con PayPal che con carta di credito. Anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati, così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro. Va da sé che qualsiasi tipo di supporto, sia esso verbale o economico, è sempre il benvenuto. Detto questo, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video.